Ora, nell'ambito di ciò che sono i discorsi relativi alle capacità tecniche di questi mezzi, sentiamo spesso parlare del fattore forza G, sta forza G, che è la forza G, è la spinta che si genera sul pilota a causa di velocità elevatissime o di improvvise virate di qualsiasi mezzo. La forza G, ad esempio, la sperimentiamo quando andiamo sulle giostre e quindi la forza G ci spinge sul sedile della giostra, ma sugli aerei supersonici ovviamente le forze in gioco sono enormemente più potenti. Andiamo a vedere nel pratico che significa. Intanto in quell'intervista di Mellon lui dice i fatti della Nimitz, che sono quelli che coinvolsero David Fravor quando lui era ancora militare. Fatto che accadde il 14 novembre 2004 a 160 km a sud-ovest delle coste di San Diego, col suo caccia militare della Marina Super Hornet FA-18, che faceva parte del gruppo di battaglia della portaerei nucleare USS Nimitz. Vediamo intanto un'animazione che replica quello che ha visto Fravor. I piloti videro quello che descrissero come un oggetto liscio, bianco, allungato, assomigliante a un gigantesco tic-tac, che sfiorava circa 50 metri sopra le onde e volava a una velocità molto alta, in modo erratico e cambiando direzione senza alcuna logica fisica. All'inizio hanno pensato fosse un elicottero, ma l'assenza di rotori e le enormi forze G hanno escluso questa ipotesi. Nel suo jet David Fravor ha cercato di interagire con l'oggetto, iniziò una lunga spirale per avvicinarsi alla superficie dell'acqua ribollente, ma l'oggetto fermò i suoi movimenti e iniziò a replicare i movimenti del jet da combattimento. Qualunque cosa fosse, sapeva che lui era lì. L'oggetto sembrava mancare di ciò che il pilota avrebbe successivamente ricordato come qualsiasi visibile servizio di controllo del volo o mezzo di propulsione. Ed era grande quanto l'F-18. Fravor, un istruttore di volo decorato e veterano di 16 anni del famoso programma Top Gun della Marina, fu sconvolto da ciò che vide. Cercando di avvicinarsi, l'oggetto ha accelerato a una velocità ipersonica e è scomparso all'orizzonte, lasciando l'acqua e il cielo calmi come un pomeriggio d'inverno. C'è qualcosa là fuori che era meglio del nostro aeroplano, Fravor ha detto. Non so chi lo abbia costruito, chi abbia la tecnologia, chi abbia l'intelligenza adatta, con resoconti di testimoni oculari che confermavano qualcosa di strano là fuori nell'Oceano Pacifico quel giorno. L'esercito decise di equipaggiare tutti gli aerei con le migliori telecamere. Vi è un altro testimone che ha parlato, che è questo ex militare, Kevin Day, che era a bordo dell'incrociatore Princeton, che è una nave che fa parte del gruppo di battaglia che scorta la USS Nimitz, ripeto, portaerei nucleare. Kevin Day era un addetto al radar, quindi prima vede gli oggetti, perché ne abbiamo visto uno, ma in realtà i tic-tac erano 10. E Fravor ha interagito con uno, ma contemporaneamente ha filmato quello, ma ce n'erano altri 9 intorno a lui. Kevin Day ha visto nel suo radar questi oggetti e allora è uscito fuori e questa è la sua testimonianza, cioè poi li ha visti coi suoi occhi. Nel 2004 la portaerei USS Nimitz era posizionata al largo della costa di San Diego, California, quando uno dei caccia della nave ha intercettato un oggetto strano nel cielo, riprendendo l'incidente con la sua telecamera a infrarossi. Questo non è una persona pazza con il cellulare su Instagram, giusto? Questa è una portaerei da 15 miliardi di dollari con i suoi sistemi radar all'avanguardia. Cos'è quello? Siamo andati lì principalmente per fare addestramenti individuali sulla nave. Erano tracce davvero anomale, diverse da qualsiasi cosa avessi mai visto prima, e questi oggetti entravano nel mio campo radar. Probabilmente c'erano 10 oggetti nel cielo. Allora mi dico, voglio intercettare una di queste cose e così faccio decollare un aereo da intercettazione.
ha iniziato ad avvicinarsi a questo oggetto e lì è quando tutto è cambiato. Questa cosa ha fatto un tonneau intorno al suo aereo, poi scese direttamente in superficie dell'oceano, si mise a seguirlo e appena lo ha raggiunto l'oggetto è schizzato in alto risalendo a 9.000 chilometri. Ha fatto rumore? No, completamente silenzioso. Sai, qualcosa che va così veloce suonerà come boom 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 boom. Ci saranno un sacco di boom sonici, nessun boom sonico. Puoi spiegare la tecnologia che hai visto? Se riesci a immaginare un tic tac lungo 15 metri, non avevano ali, non avevano alcun sistema di propulsione. Potevano viaggiare da punto A a punto B nel giro di un secondo, anche se era a miglia e miglia di distanza. E se ci fosse stato qualcosa di biologico in quella cosa, date le leggi della fisica newtoniana classica, ti avrebbe trasformato in poltiglia. Non si può resistere a quel tipo di forza G. Un uomo può resistere circa 8 forza G. L'oggetto andava a 1300 forza G, ti avrebbe fatto fuori. Mi fa venire i brividi ascoltarti. Tutto questo è straordinario, il fatto che abbiamo personale militare che ha visto più oggetti del genere. E non solo abbiamo testimoni oculari, ma anche video ufficiali del Dipartimento della Difesa. Quindi Kevin Day parla di 1300 forza G. In realtà le manovre eseguite dall'UFO Tic Tac, in una perizia tecnica fatta sui report e sui documenti relativi a quei fatti, hanno stimato variazioni da 75 G a più di 5000 G. Non vi era stato nessun disturbo nell'aria, nessun boom sonico, quindi questo conferma che gli oggetti possono viaggiare senza interagire con il mezzo nel quale si muovono, acqua, aria, eccetera, eccetera. Cioè vi passano come attraverso senza che ne risentano, quindi niente boom sonici. Kevin Day dice ogni volta che viene infranta una barriera del suono, quindi 1000, 2000, 3000, 4000, boom, 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 zero boom sonici. Nessun calore sviluppato dall'attrito inesistente con l'aria e quindi alle energie che invece, secondo appunto la fisica classica newtoniana, si sarebbero dovuto sviluppare. Considerate che 5000 G equivale a circa 6.000 tonnellate di spinta sul corpo del pilota. Quindi 6.000 tonnellate di spinta di fatto ti fotografano, nemmeno ti fanno in poltiglia, diventi una fotografia sul muro. Ascoltiamo il famosissimo scienziato Michio Kaku, che non è un micio, è micio ma è Kaku, è uno scienziato americano famosissimo che si interessa anche, perlomeno l'unico che interessandosi ne parla. Qui Michio Kaku spiega e parla sulle forze G. Questi oggetti viaggiano tra Mach 5 e Mach 20. Si tratta di 20 volte la velocità del suono. Questi oggetti possono procedere a zig-zag e possiamo misurare la forza G all'interno dell'oggetto. La forza G è pari a diverse centinaia di volte la forza di gravità. In altre parole, le ossa di qualsiasi persona vivente verrebbero schiacciate da questi oggetti, quindi sono probabilmente droni di qualche tipo. Questi oggetti possono scendere da 70.000 piedi in pochi secondi. Pensaci, possono scendere a una distanza enorme in pochi secondi e possono andare sott'acqua. Questo è qualcosa di cui non ci rendevamo conto prima, ma sì, possono andare davvero sott'acqua e si muovono anche senza creare gas di scarico o infrangere la barriera del suono. Quindi anche gli scienziati confermano questi fatti qui. Adesso vediamo il test di un giovane pilota americano sottoposto a forza G. Così ci rendiamo conto con i nostri occhi di che cosa accade a un pilota che supera la soglia di sopportazione e non a 15 o 20 forza G, ma a 7,5 il pilota, guardate che cosa gli accade. Qui indicata dalla freccia abbiamo l'incremento della forza G. Quindi tenete d'occhio il contatore e vedrete che verso 7,5 vedrete quello che accade al pilota. Sounds good.
right, so you ready to do this? All right, how this is going to work, you're just going to breathe normally, stay relaxed. Whenever you're ready, go ahead and pull back on that stick, okay? Okay. All right, keep your head back. Stare at the light bar, breathe normally. You alright, sir? You okay, sir? You doing alright? Whoa, yeah. How you feeling? I feel like I was in some sort of fist fight. Yeah, it looked like that. Did you win? I don't know. Okay, wait, yeah, I'm in Texas. How's your neck feeling? Fine. Okay. Holy shit. Avete visto? 5000 forza G, questo a 7.5 è svenuto. Cosa succede? Che la spinta G fa defluire il sangue verso le estremità, quindi il cervello non viene più ossigenato, svieni, poi quando la forza G torna normale, più o meno 1, il sangue rifluisce al cervello e quello fa tutto quello che avete visto. Quindi vi immaginate un mezzo che scarica 5000 forza G, che cosa significa? Con queste immagini siamo andati oltre i dati tecnici, abbiamo visto di persona che questi mezzi hanno tecnologie per noi inconcepibili, cioè riescono ad annullare non solo la forza di gravità, queste spaventose accelerazioni, ma riescono anche a viaggiare nei mezzi aerei o acquatici senza interagire con la materia, eppure sono materiali, vengono rilevati dai radar, a volte sono metallici e così via. Quello che vi ho fatto vedere è solo una piccolissima parte di tutte le testimonianze, dichiarazioni e dati che sono stati diffusi dal Pentagono, dai militari a partire dal 2017 e dagli uomini dell'intelligence come David Grush.